Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, se niente zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della dama. Come dico spesso, questa, essendo una lettura generica, può riferirsi sia a vostre personali energie oppure a una persona nello specifico. Solitamente donna, visto che abbiamo la carta della dama, però ci tengo sempre a sottolineare che può essere anche una persona comunque molto sensibile, molto ricettiva di aiuto o anche di sostegno, può darvi un consiglio. Per quanto riguarda voi, ovviamente suggerisce di prendervi cura di voi stessi, delle vostre stesse emozioni, di quello che state facendo. Occorre essere comprensivi, intelligenti, sfruttare la propria esperienza e anche ascoltare il proprio intuito. Alcune situazioni, è vero, sono in fase di sviluppo. Se volete iniziare qualcosa potete anche farlo, però l'inizio potrebbe essere un po' contrastato e un po' difficile. Infatti abbiamo sia, diciamo, la fanciulla che in realtà porta degli eventi felici, un qualcosa di bello, però di non aver fretta che alcune cose, soprattutto con la scopa e la frusta, potrebbero portare un po' di tensione. Meglio fare ordine, meglio cercare anche di capire di quanto impegno abbiamo bisogno da distribuire nelle varie cose. Io, diciamo, consiglio con queste carte di concentrarsi magari su un nuovo inizio o dare nuova spinta a vecchie situazioni, ma soprattutto è un momento perfetto per fare ordine dentro e fuori, pulizia, ripulirsi delle cose tossiche, quelle che non funzionano più, quelle che proprio non ci servono assolutamente per andare avanti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco. Abbiamo Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito, in questa sezione, andiamo a vedere non solo coppia single, però anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare per adattare a quello che state vivendo e ovviamente se sentite risuonare particolarmente certe parole, certe energie, vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Abbiamo l'oleandro biancospino, vuol dire che abbiamo una settimana dove c'è comunque l'esigenza di andare pian pianino, sentite in voi delle energie molto forti, cioè siete allo stesso tempo molto sensibili, però anche tesi. Forse è proprio per questo che un evento basta, diciamo, poco per accendervi nel bene o nel male, perché magari c'è un qualcosa che può darvi un po' fastidio, alcune cose che non procedono abbastanza bene. Spesso può succedere perché di riflesso magari stiamo vivendo una fase abbastanza complessa, allora automaticamente va a riflettersi un po' nella coppia, perché forse sentiamo che c'è qualche divergenza, c'è qualche inquietudine, qualcosa che è vero che non sta funzionando adesso, però abbiamo comunque l'esigenza di superarlo. Probabilmente può essere una fase passeggera, come vi dicevo, portata magari anche da situazioni o persone a livello esterno. Questo vale per le coppie e per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Per i single
La situazione può essere complessa perché se state vivendo una fase difficile di frequentazione con una persona dove ci sono alti e bassi, lascia e prendi, allontanamenti e quindi distacchi e poi riavvicinamenti, allora ci sono ancora queste situazioni in corso che fate fatica sia diciamo a gestire ma sia anche a lasciare andare totalmente. Magari ecco, prendervi il tempo e sicuramente da quello che si vede nelle energie principali siete un po' trattenuti. Il fatto che è il caso di far pulizia, ma questo lo deciderete voi, in genere magari c'è una fase di incertezza, cioè se proprio non c'è nessuno probabilmente sentite quella spinta, quel desiderio di concentrarvi maggiormente su voi stessi, di favorire, è vero, cose nuove, però magari a livello esterno ci sono poche opportunità, magari delle conoscenze, delle cose che possono essere anche tra virgolette interessanti, però al momento non ancora diciamo, vi accendono in un modo speciale e particolare. Adesso vediamo insieme la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la donna di servizio. Spesso questa carta può fare riferimento alle proprie abilità, a cercare di magari adottare anche le nostre esperienze, le nostre capacità nel miglior modo possibile, perché magari sappiamo che dobbiamo affrontare uno scontro, una sfida, un qualcosa di complesso. Questo in realtà può riguardare qualsiasi circostanza, perché siccome la carta del militare è pronto ad agire, pronto a superare e distruggere quegli ostacoli che abbiamo davanti a noi, allora vuol dire che in qualche modo sappiamo di dover affrontare o una fase critica, magari di stress, oppure perché appunto come abbiamo visto abbiamo bisogno di cambiare qualcosa. Quello che vi posso dire è che, come abbiamo visto sin dall'inizio, la vostra settimana prende una piega un po' particolare, nel senso che se avete esigenza proprio di nuovi inizi, di cambiare alcune cose, di avere un po' più di energie, eccetera, quindi qualsiasi circostanza, allora questa carta vi consiglia proprio di mettervi in moto, di superare questi blocchi e questi ostacoli. Addirittura se si può parlare anche di persone e di situazioni che magari possono turbare questo momento sia a livello lavorativo sia a livello finanziario. Mi viene in mente magari delle spese da affrontare o delle cose tipo di progetti, delle cose che vi siete prefissati, allora quindi a maggior ragione serve fare un po' di ordine, di pianificazione, però sono carte abbastanza positive, vuol dire che voi con, abbiamo visto le vostre capacità e forse anche con l'aiuto di qualcuno riuscirete a gestire tutto al meglio. L'aiuto di qualcuno può essere utile anche a chi è alla ricerca di lavoro, magari si vede ancora una fase di evoluzione, quindi stenta un po' a decollare parte della vostra ricerca, ma non dovete preoccuparvi perché alcune cose non dipendono da voi, ma è il momento attuale. Voi comunque, se pensate di essere nel giusto percorso, allora vi dovete armare di santa pazienza, di forza e di coraggio e continuare ad insistere. Se può dipendere da altre persone, da altre situazioni, sapete che questo passerà. Se invece vedete che non c'è abbastanza impegno, c'è stress, svogliatezza, allora queste vi stanno dicendo che bisogna raccogliere le vostre idee, i vostri desideri. Fare pulizia vi aiuterà ad avere le idee più chiare su come procedere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!